Anche a te capita di fare questi errori? Sono bene, grazie. Sto felice. Oggi sto un po' malato. In questo video vedremo la differenza tra due verbi fondamentali della lingua italiana: essere e stare. Questo argomento può essere utile a tutti, anche a chi parla una lingua romanza come il francese, lo spagnolo o il portoghese, perché l'uso di questi due verbi in italiano è decisamente particolare. Benvenuto o bentornato sul mio canale. Io sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri. Questo canale è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare gli studenti come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono i miei contenuti, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nemmeno una delle prossime lezioni. Anche per il video di oggi ho preparato un documento PDF completamente gratuito che puoi scaricare cliccando il link nella descrizione del video. Cominciamo con la lezione di oggi. Il verbo essere, prima di tutto, si usa per parlare dell'identità di qualcuno o qualcosa. E se parliamo di una persona, si usa anche per indicare la professione. Per esempio, sono Federico e sono un insegnante di italiano. Uso il verbo essere per presentarmi, per definire chi sono e per parlare della mia professione. Ovviamente, per parlare della professione, possiamo usare anche il verbo fare. Posso dire che io faccio l'insegnante di italiano, ma in questo video stiamo guardando la differenza tra essere e stare, quindi usiamo il verbo essere. Lei è Valeria, è una farmacista. Lei è Valeria, è una farmacista. Anche qui uso il verbo essere per parlare dell'identità di Valeria e della sua professione. Inoltre, il verbo essere si usa per descrivere qualcosa o qualcuno. Indica una qualità. Francesco è alto. Teresa e Carlotta sono giovani. La mostra è interessante. Indipendentemente che sia una cosa o una persona, usiamo il verbo essere per indicarne una qualità. Il verbo essere si può usare anche per parlare di emozioni e stati fisici. Stasera sono esausto, ho bisogno di riposarmi. Siamo felici perché la nostra squadra ha vinto. In questi due esempi io sto parlando di condizioni fisiche e mentali temporanee, ma usiamo sempre il verbo essere, a differenza di lingue come lo spagnolo e il portoghese, che sono le lingue che conosco. In italiano usiamo il verbo essere anche per parlare di situazioni fisiche, psicologiche, temporanee, passeggere, come quelle che abbiamo visto in questi due esempi. Un altro uso importante del verbo essere è per indicare la posizione di qualcuno o qualcosa. Palermo è in Sicilia. Giovanni è in Francia, tornerà la settimana prossima. Come hai visto in questi due esempi, non importa se la posizione è temporanea o definitiva. Palermo è in Sicilia e sarà sempre in Sicilia. È una posizione stabile, definitiva. E usiamo il verbo essere. Ma anche nel caso di Giovanni, che è in vacanza, quindi è in Francia solo temporaneamente, usiamo sempre il verbo essere. Non c'è nessuna differenza. Inoltre, il verbo essere si usa anche per indicare la data e l'ora. È mezzogiorno. Sono le 7 di sera.
E per finire, usiamo il verbo essere anche come ausiliare nei tempi composti. Dario è venuto alla mia festa di compleanno. Fabio e Valentina sono andati in vacanza al mare. E ora un esempio con il congiuntivo. Credo che Claudia si sia trasferita negli Stati Uniti. Se vuoi chiarire i tuoi dubbi sull'uso dell'ausiliare essere nei tempi composti, ti consiglio di guardare il mio video che ho preparato su questo argomento. E ora passiamo agli usi del verbo stare. Rimani fino alla fine perché ho preparato un quiz per verificare la tua comprensione. Il verbo stare si usa generalmente con gli avverbi bene, male, meglio, peggio, per parlare di una condizione fisica, estetica, psicologica, temporanea. Per esempio, nella classica domanda come stai? Come stai? Usiamo il verbo stare. E anche per rispondere sto bene, grazie. E tu? Sto bene, grazie. E tu? Come puoi vedere, non abbiamo usato un aggettivo. Non possiamo dire sto felice, sto triste, perché questi sono aggettivi. Usiamo il verbo stare quando la parola che segue è un avverbio. Sto bene, sto male, sto meglio, sto peggio. Vediamo altri esempi. I miei genitori non stanno molto bene in questi giorni, sono malati. Questo esempio è molto interessante perché contiene il verbo stare e il verbo essere. Come puoi vedere, ho usato il verbo essere prima di un aggettivo. Sono malati. Loro sono malati. Ma ho usato il verbo stare prima dell'avverbio bene. Non stanno bene, non stanno molto bene. Un altro esempio. Sonia sta male, è depressa. Sonia sta male, è depressa. Cinzia sta meglio con questo nuovo taglio di capelli. Che ne dici di questo vestito? Come mi sta? In questi ultimi due esempi parliamo di una condizione estetica. Un vestito o un taglio di capelli possono stare bene o stare male su una persona. Quindi usiamo sempre il verbo stare. Il verbo stare può essere usato anche come sinonimo di rimanere o restare. Oggi non vado in ufficio, sto a casa. Sto a casa, cioè resto a casa, rimango a casa. Quanti giorni starete a Roma? Quanti giorni starete a Roma? Ossia, quanti giorni rimarrete a Roma? Quanti giorni resterete a Roma? Inoltre, il verbo stare si usa con alcune forme fisse che si riferiscono a particolari comportamenti temporanei. Per esempio, stare zitto o stare in silenzio, stare calmo o stare tranquillo, stare seduto, stare dritto, stare attento. Usiamo molto queste forme con l'imperativo, come in questo esempio. Sta tranquilla, andrà tutto bene. Al cinema si sta in silenzio e non si disturba. Un altro imperativo, state seduti, per favore. State seduti, per favore. Il verbo stare è particolarmente comune anche per descrivere azioni progressive. In questo caso usiamo la forma stare più gerundio. I bambini stanno giocando con la palla. I bambini stanno giocando con la palla. Sto cucinando la cena. Sto cucinando la cena. Ovviamente si può usare anche al passato. Stavo camminando nel parco quando ho incontrato Giuseppe. Stavo camminando nel parco quando ho incontrato Giuseppe. Infine,
Il verbo stare si usa per indicare un'azione sul punto di cominciare. Qui usiamo la struttura stare per più infinito. Sta per piovere, torniamo a casa. Sta per piovere, torniamo a casa. Anche questa struttura può essere usata al passato. Stavo per pagare quando mi sono accorto di non avere soldi. Stavo per pagare quando mi sono accorto di non avere soldi. E siamo arrivati al nostro quiz. Sei pronto? Cominciamo con la prima domanda. Quanto tempo in vacanza? Quanto tempo in vacanza? Starai o sarai? La risposta giusta è starai. Quanto tempo starai in vacanza? Prossima domanda. Queste scarpe ti... benissimo. Comprale. Queste scarpe ti... benissimo. Comprale. Stanno o sono? Queste scarpe ti stanno benissimo. Comprale. Queste scarpe ti stanno benissimo. La risposta giusta è il verbo stare. Siena, in Toscana. Siena, in Toscana. Sta o è? Siena è in Toscana. Siena è in Toscana. Qui dobbiamo usare il verbo essere. Roberto non bene, un po' malato. Roberto non bene, un po' malato. Come possiamo completare questa frase? Roberto non sta bene, è un po' malato. Roberto non sta bene, è un po' malato. Prossima frase. I bambini si svegliati alle 7. Stanno o sono? I bambini si sono svegliati alle 7. I bambini si sono svegliati alle 7. Il verbo stare non può essere un ausiliare. Dobbiamo usare essere come ausiliare. Durante la lezione devi seduto e non disturbare. Durante la lezione devi seduto e non disturbare. Stare o essere? Durante la lezione devi stare seduto e non disturbare. Devi stare seduto e non disturbare. Lo stadio pieno di tifosi. Lo stadio pieno di tifosi. Stava o era? Lo stadio era pieno di tifosi. Dobbiamo usare il verbo essere. Ultima domanda. Damiano frequentando un corso di giapponese. Damiano frequentando un corso di giapponese. Sta o è? Damiano sta frequentando un corso di giapponese. Sta frequentando. È un'azione progressiva e dobbiamo usare il verbo stare. Ed è tutto per la lezione di oggi. Spero che ti sia utile. Ti invito nuovamente a iscriverti al mio canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perderti nemmeno una delle prossime lezioni. Inoltre ti ricordo che puoi scaricare gratuitamente il PDF che ho preparato cliccando il link nella descrizione del video. Nel PDF troverai un riassunto del video di oggi, ma anche qualche esercizio per praticare la tua comprensione. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Ti mando un forte abbraccio, alla prossima!